L'ospite di oggi è il regista per eccellenza, un giocatore di un'intelligenza calcistica rara, uno di quelli che tutti gli anni i tifosi della Roma dicono ci vorrebbe lui in mezzo al campo. Il piccoletto lo chiamavano. Avete capito, no? Ora lo chiamiamo. Innanzitutto benvenuto e grazie dell'intervista. No, grazie a voi, un abbraccio grande. Come stai? Tutto bene? Stai in Cile tu, vero? Sì, si comincia a vivere perché noi da un mesetto che ci hanno dato il via libera, quindi eravamo chiusi da marzo fino a un mesetto fa. Tu hai continuato a fare qualcosa nel calcio, nello sport lì? Beh, sono continuato con una scuola di ragazzini, quindi sempre legato al calcio, anche a livello con gli amici, amatoriale, vedendo le partite, perché sinceramente sono stati di un grandissimo aiuto in questa quarantena. Ti hanno fatto sentire meno solo le partite, eh? Ma sì, anche se poi per me, secondo me, è un calcio completamente diverso. Beh sì, manca tutto quell'apporto che c'è, soprattutto poi per noi all'Olimpico Certo. era fondamentale, quindi... Ma poi capirai per noi sudamericani cosa vuol dire il tifo, no? Quindi... Vabbè, però dai, piano piano credo che dai, ce la faremo e usciamo da questo Sì. momento, così torniamo allo stadio. Sì. Inizio ti farò dei piccoli giochi o comunque dei piccoli momenti per parlare un pochino della tua carriera, di quello che hai fatto per noi e con noi. E quindi il primo è il momento della torre. Te li faccio vedere. Questo è più sportivo e personale per te. Poi dopo andiamo sulla Roma. Li vedi? Eccoci, due interisti ora. Ora due interisti, Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Due interisti. Sì. Però adesso tu mi devi dire sulla torre chi butti giù dei due. Wow. No, che butto via. Ma me li tengo. Poi mi hanno fatto vincere la Coppa America. Te li tieni tutti e due? Sì, questo no, non posso. Mi hanno fatto vincere una Coppa che per noi è la storia. Però guarda, te lo dico, solo questi te potevi tenere tutti e due. I prossimi Va bene. devi fare una scelta. Vai, allora vado con questo. Wow. Mister Spalletti Vincenzo, dai. e Mister Vincenzo. Vincenzo, mandi giù? Sì. E poi Vincenzo poi prima l'ho conosciuto da compagno, no? Da compagno squadra, però sinceramente quello che mi ha tirato fuori il meglio di me è stato Spalletti. Poi io ci ho lavorato una vita con lui, sia all'Udinese che poi continuando alla Roma. Questa però te l'ho fatta perché era un po' più facile, eh? Cioè, con tutto il bene che vogliamo a Vincenzo, questa era più facile per te. Adesso ti faccio vedere l'ultima che secondo me è difficile, però poi la vedi te. Simone Perrotta e Rodrigo Taddei. Mamma mia. Ma siete cattivi voi? Ma siete della Roma voi? Sì, c'è, beh, per forza. Ammazza. Rodrigo, dai. Mandi giù Rodrigo. Solo perché Simone è campione del mondo. Bravo, vedi? Hai trovato una giustificazione, io non l'avevo trovata, eh? Cioè, la differenza è quella, perché poi per quella Roma, la Roma mia erano tutti i piedini importantissimi. Allora adesso ti faccio vedere un altro momento, che è la scatola. Devi fare una scelta. Sei pronto? Ma io ci sto dentro poi, Faccio fatica. Tu c'entri dentro la scatola? So alto come una scatola, dai. Guarda, ecco, vedi, ci dormo lì io. Te lo faccio vedere, Pecco. Lì ci sta mia moglie, io e mia bambina. Centrale... Siamo tutti e tre, dai. Quale scegli? Centrale. Regista. Beh, era facile, Questa te la apro io, è piccola, molto piccola, però credo che tu riesci a riconoscerla subito. Bella. Questa è la Coppa Italia a Milano. A Milano, sì. Te la ricordi? Però è stata sincera. Sì, me la ricordo perché poi, guarda,
Mi ricordo che quel giorno lì loro hanno avuto un comportamento straordinario con noi, mettendoci l'inno della Roma. Quindi è stata bellissima, perché poi la curva nostra, diciamo, ha cominciato a cantarla, no? Già in quasi uno stadio completamente vuoto, eravamo noi e la curva nostra. Quindi sono delle cose che io ci tengo dentro, perché cantare l'inno della Roma in uno stadio così importante come San Siro, sinceramente pelle d'oca. Guarda, te lo dico, cioè, sono d'accordo con te, Davide, perché c'ero pure io. Ero un po' più piccolo, Bravo. però c'ero. E mi ricordo che non c'era più nessuno e fecero partire l'inno. Infatti pure noi eravamo un po' disorientati, però è stato bello. Bravo. Sì, sì. No, è stato bello da parte loro, no? Nel senso che nessuno si aspettava e l'abbiamo cantati tutti. E adesso invece ti faccio vedere una cosa bella, dai, un ricordo. Eccolo, Pec. Questo Sì, è una foto a cui noi tifosi della Roma vogliamo molto bene. la coppia più forte della Roma in quegli anni lì. Daniele De Rossi e David Pizarro. Siamo stati fortunati, Tanta roba, Daniele, quindi per me è stato un compagno di riparto unico, perché poi quello che significava Daniele, le offerte che arrivavano per Daniele, no? E anche lui è rimasto nella sua Roma, quindi per me è stato veramente un privilegio, e credo che questo, il destino magari non ci ha aiutato, no? Perché sinceramente meritavamo qualcosa in più. E infatti, a proposito di questo, adesso ti devo fare una domanda scomoda. Ti devo ricordare una data un po' particolare, l'11 marzo del 2009, che magari non te la ricordi oppure sì, però è Roma-Arsenal. Ah, mamma mia. Ma è caduta la palla di Tonetto? Si è trovata poi? Si è trovata? Ma guarda, appena sentiamo Max glielo chiediamo e gli facciamo vedere questo pezzo di intervista. Quello è stato un momento tosto, Sì, perché mi ricordo che quella partita eravamo in 14 infortunati, credo. Tanti. Ha giocato Riss, credo, difensore centrale. Con Diamutene. Con Diamutente, ricordi? Quindi è venuta fuori una partita memorabile. In quella scivolata Battista doveva andare con l'altro piede, se no si vinceva 2-0. Vero, Sì. Purtroppo, perché poi era ancora un Arsenal forte che l'abbiamo, sinceramente, calcisticamente l'abbiamo messa in grossissima difficoltà. L'abbiamo vinta, sì, secondo me quella ce lo meritavamo tanto poi. Ma sì. Giulio doveva andare con l'altro piede, era il 2-0, poi credo che eravamo vicino alla fine partita, quindi... Guarda che noi tifosi in quel momento a Giulio ce la siamo un po' presa con lui, però magari te da dentro lo spogliatoio ci puoi finalmente dire che Porello magari c'era rimasto male anche lui tanto. Ma sì, tanto, perché poi è una giocata che poi purtroppo è rimasta, credo, dentro la partita la più importante. Perché poi sai, c'è una storia importante con dei rigori a Roma, no? Quindi si è perso anche una delle coppe più belle del mondo. Però sì, eravamo molto, sai, amareggiati per quello che avevamo costruito quella partita lì, perché eravamo in grossissima difficoltà con la rosa, tanti infortunati, e siamo stati veramente vicini. Vabbè, però tutto il cammino fino a quella partita ce lo siamo goduti, è stata una grande Champions in realtà. Bello. Dai, ci siamo divertiti, dai. Questa Roma sicuramente si è tolto delle grandi soddisfazioni. Ora ti faccio invece due domande, due curiosità. Una è se hai un ricordo di Edin, perché poi tu a un certo punto a gennaio sei andato al City e sei andato a vincere al City con il mister Mancini, sei andato a vincere al City. Se c'è un ricordo di Edin in quell'anno, che comunque è stato anche molto importante lì. Ma sì, poi io sinceramente quando veniva criticato il primo anno dicevo
stiamo tranquilli che questo è forte, un fuoriclasse. Così è stato perché io l'ho conosciuto al City, è un giocatore completo. Poi sono contento che poi alla Roma è venuto fuori, perché non avevo dubbi della qualità del giocatore. Invece l'altra curiosità è mia personale, perché c'avevo sempre questa persona più grande di me quando vedevo le partite dove c'eri anche tu, quegli anni lì, che si arrabbiava quando tu facevi quella tua piroetta, quel tuo giro, e la chiamava... Oh, però ma era palla in banca, dai. Infatti io Palla in banca, io... Tranquillo. Io ho sempre detto, io gli dicevo sempre, ma non ti arrabbiare, perché era più grande, e diceva, ancora con st'inforchettata, la chiamava l'inforchettata. Io gli dicevo, ma tranquillo, palla al pec, palla in banca. Però poi vedevi gli avversari che andavano dritto, no? Ma c'ha un nome quella finta oppure è una cosa tutta tua? No, quella è stata veramente mia di sé. Che credo che quella finta lì ce l'aveva, sai chi altro? Era Totò Di Natale. Totò c'aveva sto giochino dietro che poi aveva, perché per noi era più facile poi continuare la corsa, perché era quello che poi ci diceva Luciano, che di poter creare superiorità. Però Totò la faceva in attacco e quindi quelli dell'Udinese non si preoccupavano, te la facevi davanti alla difesa. Però io mi ricordo che 2 palle ho perso, una a Palermo e poi il retropassaggio della finale di Coppa Italia d'andata, che lì ho sentito tutte, mamma mia. Vabbè, ma in amicizia, Beck. Sì. T'abbiamo tanto voluto bene, quindi quella la puoi far passare. No, poi è andata bene, poi è finita 6-2, che poi... Era per dare quel brivido e per far rientrare l'Inter in partita. Bravo, sì, dai. Senti, Beck, guarda, abbiamo quasi finito. Ti faccio l'ultima domanda. Ti chiedo l'ultima cosa. Sì. Hai vinto tanto, hai vinto un campionato, hai vinto Coppa Italia, hai vinto Supercoppa, hai vinto una Coppa America, una Premier. C'è un rimpianto che ti porti dietro nella carriera, un qualcosa che vorresti cambiare? Sì, vorrei cambiare, che poi ho saputo ora, qualche giorno fa, l'addio di Pazzini. Per noi quella sera è stata dura, che poi io sinceramente me la porto indietro, perché è stata, non so se vi ricordate il primo tempo che abbiamo fatto quella partita. Il primo tempo più bello di tutta la stagione. Sinceramente sembravamo il Barcellona di Guardiola, quindi se il primo tempo finiva 4-0 non c'era nessun problema. Poi il portiere, che credo è romano pure, no? Sì, di quell'epoca lì. Sì. Ha fatto dei miracoli absurdi. Quella secondo me, perché poi lottavamo con l'Inter forte, perché noi eravamo 12-13 giocatori, non di più, però l'arma in più che avevamo noi era il gioco di giocare a memoria, e poi di quella cavalcata, no, storica, che abbiamo recuperato tantissimi punti. Purtroppo quell'anno lì me lo porterò indietro e mi auguro sinceramente di cuore che questa spina che ho nel cuore si possa sollevare vedendo la Roma vincere lo scudetto. E allora, Beck, facciamo così, rimaniamo che ci incontriamo di persona, quando vinciamo vieni giù e festeggiamo insieme, va bene? Ma magari vengo a piedi, vengo a piedi. Ti vengo a prendere io, facciamo così, ti vengo a prendere io. Ma sì, dai, l'unica cosa che voglio e chiedo a Dio di poter vedere la Roma vincere, perché io sono andato vicino, vorrei andare al Circo Massimo. E ci andiamo insieme, Beck, ti metto sulle spalle e ci andiamo insieme, va bene? Beh, sono piccolino, quindi ti porti un bambino. Grazie David, grazie mille. Un abbraccio grande. Grazie mille.